Salve a tutti, siamo i Wild Walkers e in questo video vogliamo presentarvi 7 oggetti essenziali da portare sempre con voi durante i vostri trekking. In più ci sarà un ottavo oggetto bonus che vi sveleremo alla fine. Si tratta di oggetti di cui non facciamo mai a meno, fanno parte essenziale della nostra attrezzatura e ce li portiamo sempre per la loro utilità, sia per uscite di breve durata, quindi magari un pomeriggio o una mattinata, sia per uscite più lunghe, una settimana o anche un mese. Sono tutti oggetti leggeri e poco ingombranti, che possono stare comodamente in un piccolo zaino come questo, da 15 litri, o addirittura anche in tasca, ma che vi permetteranno di godere appieno delle vostre camminate in natura senza dovervi preoccupare di eventuali imprevisti. Ma partiamo subito con il primo oggetto della lista. Come primo oggetto abbiamo la nostra inseparabile torcia da fronte. Può infatti capitare durante le camminate di attardarsi la sera, soprattutto se vi trovate in autunno o in primavera, dove le giornate sono molto corte. Avere una torcia come questa dentro il vostro zaino vi permetterà di essere sicuri che, anche se tornate a casa con il buio, potete illuminarvi la strada. Inoltre queste torce sono molto comode poiché permettono di avere le mani libere e la direzione dell'illuminazione sarà sempre di fronte a voi. Questo è un modello della Quasha ricaricabile tramite USB. Noi vi consigliamo una tipologia simile poiché in condizioni di emergenza è possibile ricaricarla anche con un semplice power bank e non dovete stare a sbattervi per trovare delle batterie di riserva che comunque sono anche molto inquinanti. Una chiamata di emergenza, una foto a un panorama meraviglioso, oppure semplicemente un'occhiata alla app dove avete le mappe. Magari volete fare una di queste cose, ma ahimè avete il telefono scarico. Cosa fare allora? Basta portarsi dietro un power bank. Va benissimo uno come questo, di 5000 mAh, che è leggero, per nulla ingombrante e permette ben 3 ricariche complete al vostro telefono. Inoltre, oltre al cellulare, può essere usato per ricaricare qualsiasi altro apparecchio elettronico, come la vostra action camera o la torcia che abbiamo citato prima. L'importante è che prima di mettervi in cammino controllate che sia carico. Siccome si sa che in montagna le condizioni meteorologiche possono variare spesso, un oggetto che fa sempre parte della nostra attrezzatura in ogni stagione è senza dubbio un piccolo keyway. Questo è un Mistral della McKinley. È un keyway molto piccolo e leggero, dall'ingombro veramente minimo, e garantisce una protezione fino a 2000 mm di acqua, quindi una protezione diciamo media. L'abbiamo testato e effettivamente funziona molto bene. Suggeriamo di portarvi dietro sempre un piccolo keyway perché trovarsi sotto un forte acquazzone durante una delle vostre escursioni non è piacevole. Punture di insetti e piccoli tagli sono inconvenienti da mettere sempre in conto quando si cammina nella natura. Per evitare che ferite di lieve entità si trasformino in qualcosa di più grave, noi abbiamo sempre un piccolo kit medico a portata di mano. Esso contiene del disinfettante, un batuffolo di cotone e delle pinzette utili per rimuovere spine o zecche. Ricordate, la sicurezza prima di tutto. Forse non è il primo oggetto che vi viene in mente quando uscite per un trekking, ma vi assicuriamo che portare con voi un piccolo coltello è veramente molto utile. Noi ne abbiamo uno a testa e spesso e volentieri lo utilizziamo sia per i pasti ma anche per risolvere delle situazioni inconvenienti come magari tagliare dei rami o dei rovi che ci possono ostacolare la via e quant'altro. Questi ovviamente sono coltelli che non superano le 4 dita, quindi sono perfettamente legali da portarsi con sé. Questo dispone, oltre che di una lama ben affilata, di un rompivetri e di un tagliacorde. Anche questa è una cosa molto utile che alcune volte ci è servita. Ovviamente la scelta del coltello da portare dipende anche dalle vostre esigenze. Io per esempio ne porto anche uno più piccolo che tengo sempre agganciato alla cintura per averlo a portata di mano e che ha una lama di circa 5 cm. Quando si cammina, una delle cose più fastidiose è trovarsi sudati fradici. Avere la maglietta sudata addosso non è piacevole, soprattutto se decidete di raggiungere un'altura per goderne il panorama e quindi poi dovete rimanere fermi. Oltretutto, se la temperatura si abbassa, comincerete ad avere freddo. Per ovviare a questo problema, noi ci portiamo sempre dietro una maglietta di ricambio, così che una volta finito il cammino, la salita o il percorso che dovete fare,
sarà così possibile cambiarsi di fretta per togliere la maglietta sudata e mettervi una maglietta asciutta. Quindi diciamo che per le uscite brevi, ma anche per le uscite più lunghe, avere almeno una maglietta di ricambio per noi è fondamentale. Il settimo pezzo indispensabile della nostra attrezzatura è una bandana elastica come questa. Può essere usata in moltissimi modi, per esempio sulla testa per ripararsi dal sole, calata su naso e bocca per evitare di respirare la polvere quando si cammina su strade bianche, o anche come scaldacollo per evitare di prendere colpi di freddo. Quando poi non la utilizzate, potete avvolgerla intorno al polso in questa maniera e averla sempre a portata di mano. Questi sono gli oggetti che ci portiamo dietro per ogni trekking, breve o lungo che sia. Ma come promesso, adesso vi faremo vedere gli oggetti bonus che ci portiamo con noi, che in realtà non è uno, ma si tratta di 3 oggetti fondamentali. Il primo sono ovviamente degli snack. In questo caso abbiamo delle noccioline e delle barrette di cioccolata o barrette proteiche. Fondamentale avere un piccolo snack con voi, così che se vi trovate in una situazione di emergenza, dove magari il percorso si allunga per più tempo del previsto, avendoci dietro qualche barretta è possibile continuare a camminare e ritornare alla posizione di partenza o al vostro arrivo senza dover soffrire molto. Un'altra cosa che ci portiamo sempre dietro e che abbiamo evitato di inserire negli oggetti, poiché deve essere abbastanza scontato, è una borraccia con dell'acqua. Questa è una piccola borraccia da 75 centilitri e per una zona dove la disponibilità idrica è abbastanza elevata, diciamo che va bene, è un buon equilibrio tra quantità di acqua e peso. Ricordate di rimanere sempre idratati, soprattutto in stagione estiva, poiché la disidratazione è molto pericolosa e se fate un trekking anche d'inverno e vi trovate a affrontare una bella salita, vedrete che suderete uguale, quindi portarsi dietro dell'acqua per idratarvi è più che fondamentale. L'ultima cosa che ci portiamo sempre dietro è della carta igienica, che è fondamentale per soffiarsi il naso oppure per l'utilizzo stesso che la carta igienica ha. E questi erano i 7 pezzi di attrezzatura indispensabili, più bonus, che ci portiamo dietro in ogni cammino. Se avete trovato utile questo video, ricordate di lasciarci un bel like qua sotto e se volete iscrivetevi anche al nostro canale. Detto questo, per oggi è tutto. Buon cammino!